Guardate con attenzione questo grafico. Quello che state vedendo non è solo una sequenza di barre colorate, ma la scatola nera dei consumi della mia casa. Ogni colonna rappresenta una giornata di vita elettrica con picchi che arrivano fino a 27 kW. Bentornati su Stranger Labs. Nel video precedente abbiamo visto come estrarre il dato in tempo reale grazie all'integrazione di Alpha Synapse. Ma il dato istantaneo è come un soffio di vento, lo vedi passare e poi sparisce. Il vero controllo inizia qui, oggi. Nel test 002 vi mostro come trasformare quel segnale grezzo in uno strumento di analisi finanziaria domestica. Vedete quel numero in blu? 52,6 euro. È il mio costo totale accumulato finora nel mese di gennaio. Niente più ansia da sorprese in bolletta. Grazie a questo grafico so esattamente che oggi ho già consumato 10,6 kW e posso prevedere con precisione chirurgica quanto pagherò a fine mese prima ancora che arrivi la fattura. Oggi vi spiego come configurare questo grafico su Home Assistant, come storicizzare i dati e come impostare i calcoli dei costi. È ora di smettere di sperare che la bolletta sia bassa e iniziare a decidere quanto spendere. Ne parleremo dopo la sigla. Allora, eccoci tornati sulla nostra dashboard, sulla nostra plancia di Home Assistant. Questo è il grafico, qui in mezzo potete vedere il grafico di cui prima avete visto uno screenshot. Un occhio attento avrà già notato che il costo totale parziale della bolletta mensile è aumentato di 20 centesimi, perché nell'immagine prima era di 52,6 euro, adesso è salito a 52,8. Ovviamente è salito anche il consumo di kilowatt giornaliero, che da 10,6 è passato a 13,2, di conseguenza è aumentato anche il totale dei kilowatt del mese consumati, ma la domanda è: come ho fatto a configurare tutti questi dati in un solo grafico? Ve lo farò vedere a breve. Allora, innanzitutto entriamo nella modalità di edit della plancia e poi anche nella modalità di edit del grafico in questione, giusto per avere sott'occhio il codice YAML. Allora, innanzitutto noterete che per avere i dati di questo grafico ho usato principalmente il sensore alfa energia consumata. Praticamente un grafico esposto dal prodotto Alpha Synapse che abbiamo ampiamente descritto nel video precedente, nel video 001. Vi faccio anche vedere a cosa corrisponde questo valore. Se io vado in impostazioni, dispositivi e servizi, Alpha Synapse, un dispositivo, eccolo qua. Il valore di energia consumata è questo, 22.000 kW. Praticamente corrisponde al totale da sempre calcolato e registrato sul mio contatore OpenMeter. Come potete vedere, aprendo il grafico, si nota comunque che questo valore viene anche aggiornato abbastanza spesso, circa ogni 15 minuti. Direi che è una frequenza buona e sufficiente per poter fare i nostri grafici, per poterci costruire i nostri grafici. Praticamente cosa succede? A me per il mio grafico serve un valore però che si resetti ogni inizio mese, perché come sapete le bollette sono calcolate su base mensile. Quindi questo valore incrementale totale io potrei usarlo a patto però che fosse un valore resettato ogni mese. Per fare questo Home Assistant ci mette a disposizione uno strumento davvero utile. Se noi andiamo su impostazioni, dispositivi e servizi, aiutanti, che credo che nel menu inglese corrisponda a helpers, credo che abbiano fatto una traduzione abbastanza letterale del termine, praticamente io qui posso creare un helpers, chiamiamolo aiutante, chiamiamolo come lo chiama l'interfaccia in italiano che ho in questo momento, che ci permette di calcolare di implementare viene chiamato misuratore di utilità, in inglese utility meter, che è proprio un'entità che fa il caso nostro, perché se leggiamo quello che c'è scritto qui, crea un sensore che tenga traccia del consumo di varie utenze, esempio energia, gas, acqua, riscaldamento, eccetera, in un periodo di tempo configurato, generalmente mensile, quindi è proprio quello che serve a noi. Il sensore del contatore di utenza supporta solamente la suddivisione del consumo in tariffe, infatti questa è un'altra cosa interessante che vi faccio vedere. In tal caso viene creato un sensore per ciascuna tariffa e un'entità selezionata per scegliere la tariffa corrente. Quindi vabbè, come vedete io non avevo già creato il mio sensore, ma proviamo a crearne un altro. Mettiamogli come nome energia mensile, vabbè, qualcosa di parlante per noi. Energia mensile consumata.
Selezioniamo l'entità che nel mio caso alfa sinapsi energia consumata. Ciclo di ripristino del contatore possiamo mettere mensile. Offset azzeramento contatore, questo viene usato se per caso vogliamo che il nostro offset, che il nostro ciclo non venga resettato il primo del mese ma magari un altro giorno. In tal caso presumo che se mettiamo 7 probabilmente viene resettato il settimo giorno del mese, può essere così. Poi abbiamo delle altre opzioni, consumo netto abilita se la sorgente è un contatore netto, il che significa che si può sia aumentare che diminuire, non è il nostro caso. Valori delta, abilita se i valori di origine sono valori delta dall'ultima lettura, non è neanche questo il nostro caso. Ripristino periodico, abilitare la sorgente, può periodicamente reimpostare su 0, ad esempio all'avvio del dispositivo di misurazione, neanche questo, cioè anzi, abilitare se la sorgente può periodicamente reimpostarsi su 0. Sì, questo sì, perché il ripristino periodico è proprio quello che abbiamo messo. Sensore sempre disponibile, ma questo lo metterei. Quindi a questo punto cos'è la parte, potrei crearlo, nel mio caso andrebbe già bene perché, giusto un piccolo spoiler, io ho una tariffa monoraria, quindi non ho bisogno delle fasce orarie, però si può fare anche un'ulteriore distinzione, come dicevo prima, si può aggiungere qui in tariffe supportate il nome e il numero di fasce orarie che noi abbiamo nel nostro contratto, per esempio F1. Di solito ci sono 3 fasce orarie in un contratto abbastanza standard, F2 e F3. In questo caso cosa succede? Il Home Assistant, anziché creare un solo contatore, ne creerà 3 diversi, uno per ogni fascia. Quindi poi noi useremo questi 3 contatori per far ragionare diversamente il nostro grafico in base al costo della tariffa sulle varie fasce, ma questo lo vedremo a breve. Ok, come potete vedere in questa pagina Home Assistant mi ha creato 4 contatori, uno cumulativo, che si chiama energia mensile consumata, e uno per ogni fascia, F1, F2, F3. Adesso però manca una piccola logica in questo flusso. Come faccio io a dire a Home Assistant di conteggiare i kilowatt consumati in base all'orario in cui le fasce vengono attivate? Per far questo c'è un metodo molto furbo. Se io vado su impostazioni, dispositivi e servizi, vado sulla integrazione di Alpha Synapse, vedo che nel dispositivo, nei sensori attivi del dispositivo, c'è un sensore che mi indica la fascia oraria attuale, F2. Quindi in questo momento io sono in fascia F2 e questa è un'informazione fondamentale per implementare un'automazione che faccia in modo che Home Assistant conteggi i kilowatt in base alla fascia in cui mi trovo in quel momento. Per fare questa automazione io ho chiesto aiuto a Gemini. Gli ho chiesto, Alpha ha già anche un sensore che mi indica in che fascia siamo, posso usarlo? E lui dice assolutamente sì. Quindi mi dice che una volta creato il contatore diviso per fasce, posso implementare un'automazione di cui mi copia anche il codice, che io posso tranquillamente prendere e copiare su Home Assistant andando su automazione scenari, crea automazione, crea nuova automazione, vado direttamente sulla modifica in YAML, provo a incollare il codice che mi ha proposto Gemini e proviamo anche a leggerlo un po'. Praticamente cosa mi dice cosa fa questo codice? Il titolo sincronizza fasce alfa con contatore, cambia le tariffe dall'utility meter in base al sensore reale di alfa. Quindi in base alla fascia corrente, adesso non so se Gemini ha già beccato il nome del sensore corretto, ma possiamo andare a vederlo direttamente su Home Assistant. Andiamo su impostazioni, dispositivi e servizi, Alpha Synapse, dispositivo, e fascia attuale, posso vederlo da qua, sensor alfa fascia oraria attuale. Ovviamente il nome è sbagliato perché Gemini non può essere un indovino, quindi vado qua e lo sostituisco. Quindi fascia oraria attuale, infatti me lo suggeriva anche il commento di Gemini, metti qui il nome del tuo sensore di fascia. Service select option, entity di alfa energia mensile, il selettore creato dall'aiutante, perché non so se avete visto, ma l'aiutante, cioè l'helpers che abbiamo creato prima, mi ha anche creato un selettore. Potete anche vedere direttamente nell'integrazione di alfa. Questo è il selettore che ha creato l'aiutante.
Quindi praticamente qui dico che il alfa energia mensile, il selettore di alfa energia mensile deve avere il valore di trigger to state che corrisponde al valore esposto dall'alfa fascia oraria attuale. Quindi ora posso salvare questa automazione che entrerà subito in gioco. E qual è adesso il piccolo intoppo di questa prima implementazione? Che per poter costruire il grafico di cui ho bisogno, io ho bisogno dei dati, ma i dati del nuovo helpers, del nuovo aiutante che ho creato prima, praticamente iniziano a essere popolati proprio da adesso. Probabilmente se entro qui vedrò un no, non c'è ancora nessuna statistica trovata, quindi non ha ancora girato il contatore, non ha ancora inserito i primi dati, però sta di fatto che dovrei avere almeno un mese di storico. Quindi per comunque farvi vedere questo grafico che ho implementato nella mia plancia, ho usato un piccolo barbatrucco, nel senso, vabbè, premesso che al momento io ho un contratto monorario, non ho la divisione delle tariffe in fasce, quindi diciamo che il mio grafico è più semplice, posso implementare una tariffa unica. Per far vedere questa barra del prezzo, non avendo ancora neanche io un helper che mi calcola il consumo mensile azzerato ogni mese, ho usato un piccolo trucco perché ho fatto in modo che nel grafico il valore preso per praticamente il totale dei kilowatt mensili fosse un x meno 22.068.5. Praticamente ho resettato il mio consumo totale di sempre per fare in modo che ho aggiunto un delta per fare in modo che il consumo coincidesse con quello attuale di questo mese. Quindi non appena anch'io avrò il mio aiutante con i dati di almeno un mese dentro la variabile, dentro il sensore che ho implementato, potrò sostituire questo valore alfa energia consumata con il mio valore alfa energia consumata mensile. Quindi in quel caso lì potrò togliere questo delta e il mio grafico continuerà a funzionare per sempre. Con la divisione in fasce orarie, quindi con la configurazione che abbiamo fatto prima, del nostro helpers barra aiutante, potete fare anche delle cose carine. Per esempio potete colorare queste barre con un colore diverso in base alla fascia oraria in cui si verifica il consumo di energia. Per esempio potete fare in modo che la barra del consumo giornaliero si colori con 3 colori diversi e così avete un colpo d'occhio di quanti kilowatt avete consumato in quale fascia per quella giornata. La stessa cosa potete addirittura farla per la barra blu del totale del costo mensile, evidenziando come la barra blu venga spezzettata in base alle fasce, quindi probabilmente ci sarà un impercettibile scalino più alto quando siete in una fascia con un costo più alto, evidenziato da un colore specifico. Come vi dicevo prima, però questo non è il mio caso, quindi al momento non ho implementato questo grafico, anche perché al momento non ho ancora i dati, e avere i dati divisi per fasce orarie comunque non si possono moccare, quindi bisogna comunque averli pronti. Quindi probabilmente potrebbe comunque essere un grafico che implementerò e vi farò vedere in uno dei prossimi video. Quello però che vi posso dire è che Gemini è al corrente di questa funzione. Praticamente con un prompt ho chiesto: questo meccanismo posso applicarlo per avere le column del grafico dei kilowatt giornalieri con colori diversi in base alle fasce? E Gemini mi ha detto assolutamente sì. La chiave per fare ciò è un attributo del grafico di Apex Chart. Non ve l'ho detto prima, ma quel grafico che avete visto è implementato con Apex Chart, ma lo vedete anche dall'intestazione del codice YAML, Custom Apex Chart Card. Praticamente torniamo indietro su Gemini e Gemini mi dice che la parola magica qui è staked true. Infatti se io vado sulla documentazione di Apex Chart, questa è anche una roba che potete fare abbastanza spesso per vedere quando non vi fidate troppo di Gemini, o quando Gemini palesemente vi dà delle configurazioni che non sono così funzionanti subito, fidatevi che capita, perché Gemini è un'intelligenza artificiale, ma il mio parere è che, ma penso sia una cosa ovvia, che nessuno batte l'intelligenza umana. Se andate sulla documentazione di Apex Chart, provate a cercare la parola chiave staked che vi ha indicato Gemini, vedete che lo staked
true, il default è false, enable if you want the data to be stacked on the graph. Quindi cosa vuol dire? Che le colonne dovrebbero venire impilate una sopra l'altra, con colori diversi in base a quello che fate. Infatti se noi guardiamo anche il codice che ci ha suggerito Gemini, vediamo che al posto di avere una sola entity, come capitava nel mio grafico, c'è un entity per ogni fascia oraria, vedete? E come dicevo prima, se noi andiamo a cercare qui dentro la parola staked, dovrebbe essere qua, e questa configurazione dovrebbe fare appunto in modo di avere un grafico a colonne con i vari pezzetti, i vari blocchi di colonna uno sopra l'altro. Poi qui c'è anche un'altra aggiunta da fare al vostro grafico sulla parte che calcola praticamente il consumo di energia mensile. Come vedete, per avere un prezzo più realistico possibile, voi potete fare in modo che appunto il prezzo venga calcolato in base al prezzo delle singole fasce. Per esempio qui fa un esempio banale. La fascia 1 costa 0,25 euro al kilowatt, la fascia 2 0,22 euro al kilowatt, la F3 0,18 al kilowatt. Questo 17,05 è una cifra forfait che ho inserito anche io nel mio grafico per fare in modo che queste sono praticamente le spese, diciamo, di istruttoria della bolletta, le spese che sono aggiuntive rispetto al consumo effettivo di kilowatt. Guardando la mia bolletta di Octopus, io uso Octopus come distributore di energia elettrica, ho visto che bene o male un 17,05 IVA compresa, perché c'è anche un 10% di IVA compresa nei prezzi che vengono esposti in bolletta, era abbastanza realistico. Come è realistico il mio 0,22 che ho messo per la mia tariffa monoraria come prezzo al kilowatt. Quindi dicevo, modificando anche questa parte di codice avrete un prezzo più che realistico, una stima del prezzo temporaneo più che realistico sulla bolletta mensile. Cos'altro dire? Ok, volevo dire una cosa importante perché ho aperto un repository GitHub giusto per inserire dentro tutte le configurazioni di Home Assistant che vi sto facendo vedere. Principalmente ci metterò dentro gli YAML dei grafici perché mi rendo conto che non si possono incollare dal video, quindi avete bisogno di un repository se volete replicare più o meno le stesse cose che ho implementato io. Quindi per oggi è tutto, ricordatevi che metterò in descrizione il link con tutti i sorgenti, più che altro dei codici YAML dei grafici che ho implementato. Ricordatevi anche di iscrivervi, di attivare la campanella se volete supportare il canale e anche per oggi abbiamo finito e ci vediamo al prossimo video.